Carissimi amici di Officine Caruso, buongiorno e buona domenica. Io non mi sono dimenticato di voi, ogni promessa è debito e vi avevo promesso di provarvi subito dopo la versione Spider della 4002 cambio corsa anche la versione coupé. Vi giro la telecamera e ora andremo a provare questa bellissima automobile che fu, come abbiamo detto nel video precedente che vi invito ad andare a vedere, la macchina che diede seguito alla 3002 GT. Macchina criticata da molti perché venne travestita di troppa eleganza, ma questa era l'intenzione quando nacque il connubio. Si rafforzò il connubio Ferrari-Maserati, l'intenzione era quella proprio di dare al brand Maserati un non so che di eleganza che venne fuori con la 4 porte che montava questo stesso motore e con quest'auto che era una versione più addolcita della 3002 GT da dove arrivava. Poi commenteremo e capiremo il momento storico e il senso di questa macchina della 3002 GT, ma oggi parliamo della 4002 perché voglio risaltare prima di andare su strada il fatto che questa era una finta elegante, perché montava un gioiello dell'ingegneria meccanica prodotto a Maranello, ovvero l'F139. Faccio vedere questo motore per comodità, ho aperto questo cofano, ma questo motore qui toglie il fiato, toglie le parole, dovrebbe meritare un cofano a vista con un vetro temperato tipo 360, 430, 458, tipo quello per esempio, perché è troppo bello. Questo, come ho detto nel video precedente, fu un motore che tornò alla soluzione 4 valvole per cilindro aumentando la cilindrata, perché nella 360 avevamo un motore 3600 da 5 valvole per cilindro. Qui abbiamo un 4 valvole bialber con 2 alberi per bancata, un motore a carter secco. Questo permise di abbassare il baricentro, si alzò la cilindrata e all'inizio si pensò di dedicare questo motore solo alle Maserati, ma ben presto ci si accorse che questo motore montato sulla coupé dava dei risultati straordinari, e cosa che devo spesso contraddire, non fu il motore condiviso con la 360, ma fu il motore l'F139 che sostituiva l'F131, quello della 360, a equipaggiare poi con le opportune modifiche la 430, la Maserati 4007 Gran Turismo S, fino ad arrivare alla 458, dove questo motore arrivava alla massima potenza, a 570 cavalli sulla 458, con un aumento di altri 303 cm3 di cilindrata, e sulla speciale, sulla 458 speciale, arrivava a 605 cavalli. Ma io ora voglio condividervi le emozioni che dà su strada quest'auto e le emozioni che vi dà anche quando aprite la porta, vi ci sedete sopra e vi trovate immerso in un mare di giusta eleganza. Beh, andiamo su strada, va. Perfetto, ci siamo accomodati a bordo e sentiamolo questo F139 che invade in modo educato l'abitacolo. Mettiamo la marcia indietro, spegniamo la radio, non ci serve il sistema di intrattenimento. Allora, una cosa importante sulla frizione di quest'auto, perché ne sento di tutti i colori. Chi diventa o è fortunato possessore di quest'auto deve sapere che la frizione va usata con cautela, soprattutto a freddo, perché è proprio per il sistema con cui è concepita che nelle salite, nelle partenze a freddo, il disco si affatica e si usura. Mentre aspettiamo che si apra il cancello, innesto la prima, la frizione
la faccio staccare docilmente giocando con l'acceleratore, e questo significa prolungare di tantissimo la vita di questo componente. La sostituzione di questo componente vi porta via circa dai 2.500 ai 3.500 euro, dipende dove lo fate, cosa cambiate, quindi non è proprio una spesa molto economica. Detto ciò, siamo già in seconda, vedete che l'auto è molto docile perché, come abbiamo detto, si lavorò tantissimo sulla capacità di quest'auto di essere una vera Gran Turismo, cosa che non era la 3200 GT che la precedeva, perché quel motore 3200 biturbo spinto un po' all'inverosimile vi dava tante emozioni, tanta sportività, però non era il massimo nella guida turistica. Questo cambio vi ricordo che era già presente sulla Ferrari 360, quindi già nel 2002, quando nacque quest'auto, era già molto migliorato, quindi abbiamo un cambio eccellente che vi ricordo non è attaccato al motore, il cambio è posto sotto i sedili dietro, quindi accoppiato nel retrotreno con il differenziale autobloccante. C'erano una serie di soluzioni elettroniche che rendevano quest'auto molto a due facce, perché quando io schiaccio Sport, poi faremo una guida sportiva in salita, una serie di componenti meccanici, sposandosi bene con l'elettronica, dialogavano tra di loro, quindi il differenziale, la centralina motore, la centralina cambio e anche le sospensioni, e rendevano quest'auto all'occorrenza sportiva e rabbiosa. Questo fu il motivo per cui poi alla fine si decise di prendere questo motore, l'F139, e di svilupparlo sulla 430, e questo motore ebbe talmente successo perché si credette nella soluzione di 4 valvole per cilindro e nella soluzione a carter secco, perché era un motore fondamentalmente affidabile, e da cui si capì che questo basamento e questa testata in alluminio potevano dare grandi risultati e si prestavano a successivi sviluppi. Tant'è vero che siamo arrivati ad averlo in produzione per un ventennio quasi. Inoltre, chi ama la soluzione aspirata definisce questo motore, montato alla fine della sua evoluzione sulla 458 speciale, dove arrivava a 605 cavalli e una cilindrata di 4005, ma questo motore fu montato anche sulla 8C Alfa Romeo, che è un'altra auto di culto, quindi era definito dagli amanti dell'aspirato il miglior motore, che è il miglior 8 cilindri che la Ferrari abbia mai prodotto, e io su questo sono abbastanza d'accordo. Sono d'accordo anche su chi dice che la Maserati 4002 GT, poi fecero anche una versione un po' più spinta di quest'auto, che era la ho dimenticato il nome, appena me lo ricordo ve lo dico, la Gran Sport, che rendeva l'anima di quest'auto particolarmente sportiva, ma quest'auto è nata per divertirvi e anche per fare lunghi viaggi. E guardate per esempio che sterzo che ha, come ho girato senza fare alcuno sforzo, anche perché lo sterzo è molto equilibrato e permette a quest'auto un inserimento in curva che è addolcito e anche facilitato dalla distribuzione dei pesi, perché abbiamo una distribuzione, per quella soluzione che vi ho detto prima, 51% avanti e 49% dietro. Ma ora mettiamola in sport, ve lo dice il quadrostro, e vediamo se questa strada è il suo habitat naturale. La 4000
giri in poi il motore diventa da educato a invadente. E guardate come ho fatto tutto queste S in terza, e vediamo come si inserisce in seconda in questa curva a gomito. L'elettronica mi ha aiutato perché la potenza va gestita, però è un divertimento. Non togliete l'anti-slittamento perché poi quest'auto non la gestite, però guardate cosa fa dopo i 5000 giri. Urla come una bestia. Capite? Perché questo motore è arrivato alla 458. Tutta l'elettronica imbriglia la potenza e vi rende Schumacher, ma non fate Schumacher perché poi gran macchina. E ora la facciamo respirare un po' e respiro anch'io perché le temperature salgono sulla macchina, salgono sui componenti, ma salgono anche su chi la guida, perché queste macchine sono emozionanti. L'ultima prova che facciamo è quella di capire se uno 0 a 100 su quest'auto è veramente 2 decimi in meno della versione Spider che abbiamo provato l'altra volta. Allora l'ultima prova che facciamo è quella dello 0 a 100, perché oltre non posso accontentarvi, non siamo in pista. Mettiamo la prima, giochiamo col pedale e vediamo che la prima l'ha bruciata. Davvero impressionante, ragazzi. Ci sono auto più potenti, auto più assettate, però quest'auto vi sorprende perché non ve l'aspettate. E chiudiamo tutti i vostri dubbi se quest'auto è un buon investimento. Quest'auto è un misto di cuore e cervello. Cuore perché se ce l'avete a casa avete una macchina dove vi divertite anche nei viaggi fuori porto perché è bella, spaziosa ed elegante. E cervello perché se spendete poco più di 30.000 euro, che è il costo di una 500 elettrica, ragazzi, il costo di una 500 elettrica, capite? Vi troverete con un piccolo tesoro fra qualche anno. Anzi, ce lo avete già da Officina Caruso e dalla Maserati 4002 e da tutti i ragazzi che hanno, i miei ragazzi che hanno preparato questo gioiello. Vi salutiamo e vi auguriamo ogni bene.